Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo tutorial. Oggi, come mi avete chiesto in tanti, farò un tutorial su un centrino che ho preso su Pinterest. Lo schema l'ho preso da Pinterest per fare un sottobicchiere. Perché? Per capire come si fa a riallacciare il filo quando terminiamo il filo che è presente sul nostro ago. Lo scopriremo più avanti. Adesso cominciamo facendo il primo anello del nostro centrino, l'anello chiamato A, facendo 6 nodi doppi, un picciolino, 4 nodi doppi, un picciolino, 3 nodi doppi, un picciolino, 3 nodi doppi, un picciolino e 5 nodi doppi. Adesso facciamo l'ultimo picciolino e altri 5 nodi doppi. Usciamo il lavoro dal lago, chiudiamo il nostro anellino con un nodino e non giriamo il lavoro, rimaniamo sulla stessa direzione. Facciamo il secondo anello chiamato B, che è composto da 5 nodi doppi, un picciolino che va collegato al picciolino dell'anellino precedente, 3 nodi doppi, un picciolino, 3 nodi doppi, un picciolino, 3 nodi doppi, un picciolino, 3 nodi doppi, un picciolino e 5 nodi doppi. Dopo possiamo chiudere l'anello. Il centrino di cui vi parlavo è composto da 6 moduli. Questo schema è composto da 6 moduli, quindi io vi farò vedere nel tutorial come realizzare il primo modulo per poi ripeterlo altre 5 volte. Chiudiamo il nostro anellino con un nodino e facciamo il terzo anello chiamato C, che è composto da 5 nodi doppi, un picciolino che va collegato al picciolino dell'anello precedente, è uguale all'anello B, non vi potete sbagliare, sono lo stesso numero di nodi. Perché ho scelto un sottobicchiere? Beh, in un tutorial è difficile fare un video per un centrino abbastanza grande, per un centro tavola, a meno che non si faccia in diverse parti, altrimenti verrebbe 5 ore di video. Io
per spiegarvi meglio la tecnica per riallacciare il filo, ho preferito qualcosa di più piccolo, quindi un sottobicchiere. Benissimo, adesso chiudiamo il nostro anello, lo chiudiamo con un nodino e facciamo l'ultimo anellino del motivo, chiamato anello D, ed è composto da 5 nodi doppi, un picciolino che verrà collegato al picciolino dell'anello precedente, 3 nodi doppi, un picciolino, 3 nodi doppi, un picciolino, 4 nodi doppi, un picciolino e 6 nodi doppi. Chiudiamo l'anello D, sempre con un nodino. Adesso dobbiamo fare la seconda parte del motivo. Dobbiamo fare un archetto di 12 nodi doppi. Volevo precisare che in questa seconda parte del motivo non dobbiamo chiudere ogni lavorazione con un nodino, ma la dobbiamo lasciare aperta. Adesso nel video vedrete magari che io l'ho chiusa, ma è un errore, non bisogna chiuderli questi archetti. Vi faccio vedere. Allora, ci mettiamo alla base dell'anellino che abbiamo chiuso e facciamo l'archetto di 12 nodi doppi. Terminato l'archetto, lo facciamo uscire dal lago, non chiudiamo con un nodo, tiriamo tutto il filo per bene e facciamo un anellino piccolissimo che è composto da 2 nodi doppi, un picciolino, 3 nodi doppi, un picciolino, 3 nodi doppi, un picciolino, 3 nodi doppi, un picciolino e 2 nodi doppi. Naturalmente vi ricordo che scriverò lo schema nella descrizione del nostro tutorial e successivamente metterò il link per poter scaricare lo schema di questo centrino per sottobicchiere. Terminato questo anellino che abbiamo chiamato E, usciamo il filo dal lago, chiudiamo, non lo fissiamo con un nodo, ma continuiamo a lavorare un archetto di 12 nodi doppi. Alla fine di questo archetto, appena usciamo l'archetto dal lago, dobbiamo ripetere da capo il nostro motivo, quindi 4 anellini e poi di nuovo un archetto, un piccolo anellino e un altro archetto.
Adesso possiamo chiudere il lavoro con un nodo per fissare meglio. Allora facciamo un nodino nel nostro archetto e continuiamo con i 4 anellini che abbiamo fatto, quindi ripetiamo il nostro motivo da capo. Allora, dopo aver fatto tutta la lavorazione, io ho accelerato un pochino il procedimento e terminato il filo. Io preferisco staccarlo prima di arrivare a meno di questo che vedete qui. Allora, fissiamo il nostro anellino con un doppio nodo come se dovessimo chiudere la lavorazione, perché in realtà dobbiamo chiudere la lavorazione. Facciamo un bel doppio nodo, stringiamo forte e inseriamo il filo all'interno della lavorazione, di modo che
quando il lavoro sarà completato, non si vedrà il nostro nodino, il nostro cambio di filo. Allora, come vedete, inserisco l'ago all'interno del nostro anellino, facendo bene attenzione a non rovinare la lavorazione. Lo tiriamo e lo tagliamo con le forbicine. La stessa operazione la dobbiamo ripetere con l'altro filo, quindi inseriamo il filo nell'ago e lo inseriamo nella lavorazione, così. Dopo aver fatto questa operazione, come ci attacchiamo al lavoro per ricominciare a lavorare? Vedete? È invisibile, non si vede che abbiamo staccato il filo, ma dobbiamo inserire il filo nuovo. Quindi prendiamo l'ago, inseriamo il filo nell'ago, in questo modo, e lo andiamo ad attaccare. Regoliamoci un po' con il filo, quindi ne prendiamo abbastanza da poter completare tutto lo schema. Andiamo a legarci nella base dell'anellino che avevamo chiuso con un doppio nodo, quindi inseriamo l'ago, facciamo uscire tutto il filo che ci servirà per completare lo schema e facciamo un nodo legandoci saldamente all'anellino. Guardate, in questo modo. Io faccio così. Allora, fatto questo nodo, così, ben saldo, possiamo benissimo poggiare l'ago. Come vedete non si vede nulla, è come se stessimo continuando a lavorare senza nessuna interruzione. Poggiamo l'ago alla base dell'anellino e continuiamo con il quarto anellino del nostro motivo. Adesso dobbiamo andare a legare il sesto motivo con il primo, quindi dobbiamo fare attenzione a collegare il lavoro per poi alla fine chiuderlo. I nostri anellini sono collegati tra di loro. Adesso dobbiamo fare la lavorazione all'interno del cerchio, quindi dobbiamo fare l'ultimo motivo con archetto, piccolo anellino e un altro archetto. Posizioniamoci alla base del nostro anellino che abbiamo già chiuso e facciamo il nostro archetto di 12 nodi doppi.
Continuiamo con l'ultimo piccolo anellino e lo andremo a collegare fra di loro con il nostro uncinetto. In questo modo colleghiamo i due pippiolini, così, e terminiamo il nostro anellino. Usciamo la lavorazione dal lago, il nostro ultimo archetto, e lo andiamo a fissare, a cucire alla base del nostro anellino. In questo modo, adesso vi faccio vedere. Abbiamo completato lo schema, adesso non ci rimane che chiudere con un doppio nodo, nascondere i fili all'interno della lavorazione, tagliare il filo e fissare questo doppio nodo di chiusura con dello smalto trasparente. Spero che sia stata chiara la spiegazione come attaccare il filo quando termina il filo del lago. Se questo video tutorial vi è piaciuto, mettete tanti like e condividete. Seguitemi nella mia pagina Facebook Chiacchierino Fantasy by Angie, sono anche su Pinterest e adesso ho anche un nuovo blog, sempre Chiacchierino Fantasy by Angie Blogspot, dove insegno le stesse cose che faccio nei video, solamente con una galleria di immagini. Al prossimo tutorial, ciao!